Se stai per chiudere questo video, non farlo. Quello che sto per rivelarti ha cambiato la mia vita e cambierà la tua. Marco Aurelio, l'uomo più potente dell'impero romano, ha scoperto il segreto che divide chi vince da chi resta bloccato per sempre. Diventi ciò in cui credi, non quello che speri, non quello che desideri, quello in cui credi profondamente. E se la tua vita non è quella che volevi, è perché hai creduto nelle cose sbagliate. La prigione invisibile delle tue convinzioni. Senti, devo essere crudo e diretto con te. Le tue convinzioni sono le catene invisibili che determinano ogni aspetto della tua esistenza. Marco Aurelio governava mezzo mondo, ma sapeva una verità che la maggior parte delle persone non capirà mai. Non sono gli eventi a turbarci, ma i giudizi che diamo sugli eventi. Pensa alla tua vita adesso. Davvero, fermati e pensaci. Il lavoro che fai, la casa in cui vivi, le relazioni che hai, i soldi nel tuo conto corrente. Tutto questo è il riflesso perfetto di quello in cui hai creduto fino ad oggi. Se ti senti bloccato nella routine, è perché da qualche parte dentro di te hai accettato che questa sia la tua sorte. Se eviti i rischi, è perché credi di non meritare il successo. La differenza tra chi costruisce imperi e chi resta suddito non è il talento, non è la fortuna, non sono nemmeno le opportunità. È una cosa sola, quello che credono di meritare. I costruttori di imperi credono nel successo prima ancora di toccarlo con mano. Gli eterni sudditi aspettano prove concrete per credere, ma le prove arrivano solo dopo aver creduto. Seneca, l'uomo più ricco di Roma, lo aveva capito perfettamente. Il destino guida chi acconsente e trascina chi resiste. Ma attenzione, acconsentire non significa subire passivamente. Significa allineare le tue convinzioni con quello che vuoi davvero dalla vita, non con quello che pensi di poter ottenere. Ogni mattina ti svegli e fai una scelta inconscia ma fondamentale. Scegli chi essere oggi. La maggior parte delle persone sceglie per abitudine, per paura, per inerzia. Ma tu puoi scegliere diversamente. Puoi scegliere di essere la versione di te che merita quello che vuoi. Il primo passo per cambiare la tua vita è prendere coscienza delle convinzioni che ti governano, quelle che ti dici quando nessuno ti sente, quelle che ti sussurrano non ci riuscirai mai quando pensi a qualcosa di grande, quelle che ti convincono che è troppo tardi, che non hai le competenze, che non è per persone come te. Per i prossimi 3 giorni, ogni volta che ti sorprendi a pensare «non posso», «non sono capace» o «non è per me», fermati immediatamente. Scrivi quel pensiero su un foglio. Alla fine dei 3 giorni avrai una mappa precisa delle convinzioni che ti limitano. Solo quando le vedi nero su bianco puoi iniziare a cambiarle. Questo è solo l'inizio, perché scoprire le tue convinzioni limitanti è una cosa, ma quello che faremo nel prossimo capitolo ti mostrerà come trasformare la fede in un'arma di conquista personale che può ribaltare qualunque situazione. Il potere devastante della fede interiore. Epitteto era nato schiavo, il gradino più basso della società romana, eppure è diventato il maestro di filosofi e imperatori. Come è possibile? Attraverso una fede interiore così potente da trasformare le catene fisiche in libertà mentale. Diceva: nessuno può farti del male senza il tuo consenso. La fede interiore non è ottimismo da 4 soldi. Non è ripetersi «tutto andrà bene», mentre la realtà ti crolla addosso. La vera fede interiore è qualcosa di molto più profondo e potente. È la certezza incrollabile che dentro di te c'è tutto quello che serve per vincere qualunque battaglia. Quando hai vera fede in te stesso, accade qualcosa di magico. Smetti di cercare conferme esterne. Non hai più bisogno che gli altri ti dicano che sei bravo, che ce la puoi fare, che meriti il successo. Lo sai già. E questa certezza si riflette in tutto quello che fai. Marco Aurelio affrontava pressioni che nessuno di noi può immaginare. Guerre, tradimenti, peste, responsabilità per milioni di vite. Ma ogni mattina scriveva nelle sue meditazioni pensieri che dimostravano una fede incrollabile nel suo destino. Alzati all'alba con il pensiero di quanto prezioso sia il privilegio di essere vivi, respirare,
pensare, gioire, amare. Ascolta bene, la fede senza azione è autoinganno, è fantasia. Marco Aurelio non si limitava a credere di essere un buon imperatore. Studiava, si preparava, prendeva decisioni difficili ogni giorno. La fede vera si manifesta attraverso l'azione coerente e determinata. La differenza tra chi ha fede e chi ha paura è semplice. Chi ha fede agisce nonostante l'incertezza. Chi ha paura aspetta certezze che non arriveranno mai. La vita non ti dà garanzie, ti dà opportunità e le opportunità si colgono con la fede, non con la paura. Quando sviluppi vera fede interiore, cominci a muoverti diversamente nel mondo. Non cerchi più il permesso degli altri per inseguire i tuoi sogni. Non chiedi scusa per volere di più dalla vita. Non ti nascondi dietro il «sono troppo vecchio» o «è troppo tardi». Smetti di negoziare con il tuo destino e inizi a costruirlo. La fede interiore ti dà anche resilienza. Quando fallisci, e fallirai, è inevitabile, non crolli. Ti rialzi, perché sai che il fallimento non ti definisce. È informazione su cosa aggiustare, non prova che non ce la puoi fare. Seneca aveva perso tutto 3 volte nella sua vita: ricchezza, potere, reputazione. Ma ogni volta si era rialzato più forte di prima, perché la sua fede non dipendeva da quello che possedeva esternamente, dipendeva da quello che sapeva di portare dentro. Domani mattina, prima di controllare il telefono o fare qualsiasi altra cosa, siediti in silenzio per 5 minuti. Ripeti questa frase: «Ho tutto quello che serve per vincere le mie battaglie». Ripetila fino a quando non la senti nel petto, non solo nella testa. Poi alzati e agisci per tutta la giornata da quella convinzione. Vedrai la differenza immediatamente. La fede da sola non basta se dentro di te continuano a regnare le voci del dubbio. Nel prossimo capitolo ti mostrerò la tecnica segreta che Marco Aurelio usava per silenziare per sempre i pensieri che ti sabotano. Annientare le voci del sabotaggio mentale. Il dubbio è l'assassino silenzioso dei sogni. Si infiltra nei tuoi pensieri come un virus invisibile e corrompe tutto quello che tocca. Seneca lo sapeva bene quando scriveva: «È più spesso per paura che per ragione che rinunciamo alle nostre imprese». Devi capire una cosa fondamentale: il dubbio non è il tuo nemico, è il tuo sistema di allarme primitivo che cerca di proteggerti dal pericolo. Il problema è che questo sistema è calibrato per una realtà di 10.000 anni fa, quando il pericolo significava essere mangiati da un leone. Oggi il pericolo è spesso solo uscire dalla zona di comfort. Marco Aurelio aveva sviluppato una tecnica potentissima per gestire i dubbi. La chiamava la vista dall'alto. Quando si sentiva sopraffatto dai problemi, immaginava di alzarsi sopra la situazione e guardarla dall'alto, come se fosse un dio che osserva gli eventi terrestri. Da quella prospettiva, i problemi che sembravano enormi diventavano piccoli e gestibili. C'è qualcosa di ancora più profondo. Il dubbio spesso nasce dal confronto con gli altri. Guardi quella persona di successo e pensi: io non potrei mai. Ma non vedi i suoi fallimenti, le sue notti insonni, i suoi momenti di paura. Vedi solo il risultato finale, non il percorso. Epitteto insegnava ai suoi studenti: non confrontare la tua vita con quella degli altri. Non sai che battaglie stanno combattendo. Il confronto è il ladro della gioia, ma è anche il generatore del dubbio. Quando smetti di confrontarti e inizi a concentrarti solo sul tuo percorso, il dubbio perde gran parte del suo potere. Un'altra fonte potente di dubbio è il perfezionismo, quella vocina che ti dice: non è ancora abbastanza buono, devi prepararti di più, non sei ancora pronto. Il perfezionismo è la forma più elegante di procrastinazione. È il modo in cui il tuo cervello ti convince a non agire mai. Marco Aurelio governava un impero imperfetto con persone imperfette, usando strategie imperfette, ma governava. Non aspettava di avere il piano perfetto, agiva con le informazioni che aveva, sapendo che poteva correggere la rotta lungo il cammino. La verità è questa: non sarai mai completamente pronto. Non avrai mai tutte le informazioni. Non eliminerai mai completamente il rischio. L'azione imperfetta è infinitamente più potente della perfezione inattiva. Ecco come Marco Aurelio neutralizzava i dubbi,
li interrogava. Invece di accettarli come verità, li metteva sotto processo. È realmente vero che non posso farcela? O è solo paura? Questa preoccupazione è basata su fatti reali o su scenari che mi sto inventando. Cosa succederebbe davvero se fallissi? Spesso scopriva che i suoi dubbi erano solo fantasmi, paure di cose che probabilmente non sarebbero mai successe. E anche quando le sue preoccupazioni erano fondate, si rendeva conto che le conseguenze del fallimento erano molto meno terribili di quanto immaginasse. Prendi il tuo dubbio più grande riguardo a un progetto o sogno che hai. Scrivilo in alto su un foglio. Poi scrivi sotto prove a favore di questo dubbio e prove contro questo dubbio. Sii onesto. Molto spesso scoprirai che il dubbio ha poche prove reali a supporto. È solo paura travestita da logica, ma eliminare il dubbio è solo metà del lavoro. L'altra metà è costruire l'ambiente giusto intorno a te. E quello che scoprirai nel prossimo capitolo riguardo alle persone che frequenti potrebbe sconvolgerti completamente. L'ambiente che forgia o distrugge il tuo destino. Epitteto aveva ragione quando diceva: mostrami chi frequenti e ti dirò chi diventerai. Le persone intorno a te non sono solo compagnia, sono l'aria mentale che respiri ogni giorno. E come l'aria fisica, se è inquinata ti avvelena lentamente senza che te ne accorga. Fai questo esperimento mentale. Pensa alle 5 persone con cui passi più tempo. Ora somma i loro redditi e dividi per 5. Il risultato sarà molto vicino al tuo reddito. Fai lo stesso con il loro livello di forma fisica, con la qualità delle loro relazioni, con la loro mentalità riguardo al successo. I risultati ti sorprenderanno. Non è magia, è influenza. Inconsciamente assorbi le convinzioni, i comportamenti, gli standard delle persone che frequenti. Se sono persone che si lamentano sempre, diventerai una persona che si lamenta. Se sono persone che trovano scuse, diventerai una persona che trova scuse. Se sono persone che pensano in piccolo, inizierai a pensare in piccolo anche tu. Marco Aurelio, l'uomo più potente del mondo, sceglieva accuratamente i suoi consiglieri. Non si circondava di yes man che gli dicevano quello che voleva sentire. Si circondava di filosofi, strateghi, persone che lo sfidavano a diventare migliore. Sapeva che la grandezza non cresce nella comodità, ma nel confronto con menti eccellenti. C'è qualcosa di ancora più sottile. Non sono solo le parole che assorbi dalle persone intorno a te, è l'energia. Alcune persone entrano in una stanza e la illuminano, altre la spengono. Alcune ti fanno sentire che tutto è possibile, altre ti convincono che niente vale la pena di essere tentato. Seneca faceva una distinzione potente tra amici e compagni di viaggio. Gli amici ti supportano nei tuoi sogni, ti sfidano a crescere, celebrano i tuoi successi senza invidia. I compagni di viaggio sono solo persone capitate nella tua vita, non aggiungono valore, spesso lo sottraggono. Se guardi onestamente il tuo cerchio sociale, quanti sono veri amici e quanti sono solo compagni di viaggio? Quanti ti spingono verso l'alto e quanti ti trascinano verso il basso? Questa non è crudeltà, è strategia di vita. Il tempo è la risorsa più preziosa che hai. Una volta speso, non torna indietro. Spenderlo con persone che drenano la tua energia invece di alimentarla è uno spreco che non puoi permetterti. Soprattutto ora che hai capito il valore della tua vita e quello che vuoi costruire. Non si tratta solo di eliminare le influenze negative, si tratta anche di cercare attivamente quelle positive. Trova persone che stanno già vivendo la vita che vuoi vivere. Studia quello che fanno, come pensano, come affrontano le sfide. L'apprendimento per osmosi è uno degli strumenti più potenti di crescita personale. Marco Aurelio studiava i grandi condottieri del passato. Non poteva incontrarli di persona, ma poteva studiare le loro strategie, i loro pensieri, le loro decisioni. Si circondava mentalmente di giganti, anche quando fisicamente era solo. Puoi fare lo stesso attraverso libri, podcast, video, eventi. Ma attenzione, non diventare un collezionista di conoscenza. Troppe persone consumano contenuti motivazionali come se fossero intrattenimento, leggono libri, guardano video,
partecipano a seminari, ma non applicano mai niente. La conoscenza senza applicazione è sterile. Fai una lista di tutte le persone con cui hai interagito nella settimana scorsa. Accanto a ogni nome scrivi più se quella persona ti ha dato energia e ispirazione, meno se te l'ha tolta, 0 se è stata neutra. Poi prendi una decisione consapevole con chi vuoi passare più tempo e con chi meno, e inizia a implementare questi cambiamenti da domani. Ma anche se costruisci l'ambiente perfetto, ci saranno momenti in cui il dolore ti colpirà duramente. Quello che scoprirai nel prossimo capitolo riguardo a come trasformare il dolore in carburante per il successo potrebbe essere la lezione più importante della tua vita. Alchimia del dolore. Da vittima a vittorioso. La vita ti colpirà. È una garanzia, non una possibilità. La differenza tra chi crolla sotto i colpi e chi li usa per diventare più forte è il significato che dai al dolore. Marco Aurelio ha perso 11 figli. 11. Ha affrontato tradimenti, guerre, epidemie. Eppure scriveva: ciò che non ci distrugge ci fortifica. Il dolore ha una caratteristica unica. È democratico. Non fa distinzioni di età, ricchezza, stato sociale. Colpisce tutti, ma non tutti lo gestiscono allo stesso modo. Alcuni si arrendono al dolore, altri lo usano come trampolino verso la grandezza. Seneca aveva capito qualcosa di fondamentale. Il dolore è temporaneo, abbandonare è per sempre. Quando sei nel mezzo della tempesta, sembra che durerà per sempre, ma non è vero. Tutto passa, il dolore passa, la difficoltà passa. Quello che impari dal dolore rimane per sempre. C'è una storia potente nella vita di Epitteto. Quando era ancora schiavo, il suo padrone gli stava spezzando una gamba per punizione. Epitteto lo guardò negli occhi e disse: «Se continui, mi spezzerai la gamba». Il padrone continuò. Quando la gamba si spezzò, Epitteto disse semplicemente: «Te l'avevo detto». Nessuna rabbia, nessun lamento, solo accettazione della realtà e controllo della sua reazione. Questa è la differenza tra chi vince e chi perde nella vita. Non è quello che ti succede che conta, è come reagisci a quello che ti succede. Puoi scegliere di essere una vittima delle circostanze o il protagonista della tua risposta alle circostanze. Ma attenzione, accettare il dolore non significa rassegnarsi passivamente. Significa riconoscere la realtà per quello che è, non per quello che vorresti che fosse, in modo da poter agire efficacemente. Quando neghi il dolore o lo combatti emotivamente, sprechi energia che potresti usare per risolverlo. Marco Aurelio aveva sviluppato una tecnica potente per trasformare il dolore in saggezza. Ogni sera, prima di dormire, rifletteva su quello che era andato storto durante la giornata. Non per tormentarsi, per imparare. Si chiedeva: cosa posso imparare da questo? Come posso essere migliore domani? Quale forza posso sviluppare da questa difficoltà? Il dolore diventa potere quando lo usi come bussola. Ti mostra dove devi crescere, cosa devi cambiare, quali muscoli emotivi devi sviluppare. Una relazione che finisce male ti insegna qualcosa su te stesso e su quello che vuoi veramente in una relazione. Un fallimento professionale ti mostra quali competenze devi sviluppare. Una delusione ti rivela aspettative irrealistiche che devi aggiustare. Il dolore ti dà credibilità con te stesso. Quando superi una difficoltà grande, sai di poter superare anche la prossima. Ogni battaglia vinta contro il dolore diventa prova del tuo coraggio. Ogni cicatrice diventa un trofeo della tua resilienza. Molte persone passano la vita a evitare il dolore. Restano in situazioni mediocri perché hanno paura di soffrire cambiando. Quello che non capiscono è che evitare il dolore della crescita significa accettare il dolore del rimpianto. E il dolore del rimpianto è molto più devastante del dolore della crescita. Pensa al momento più difficile che hai vissuto negli ultimi 5 anni. Scrivi 3 cose che hai imparato da quell'esperienza, 3 forze che hai sviluppato, 3 modi in cui sei cresciuto. Poi scrivi una lettera di ringraziamento a quella versione di te che ha attraversato quel dolore. Riconosci il suo coraggio e quello che ha reso possibile nella tua vita oggi. Trasformare il dolore è solo una parte dell'equazione. L'altra parte è imparare a creare attivamente la realtà che vuoi.
Quello che scoprirai nel prossimo capitolo riguardo al potere nascosto della tua mente potrebbe cambiare completamente il modo in cui vedi il mondo. I segreti dell'architetto della realtà. Questa è la verità che pochi capiscono veramente. Non reagisci semplicemente alla realtà. Tu crei attivamente la realtà attraverso le tue convinzioni, le tue aspettative, le tue azioni. Marco Aurelio lo aveva capito perfettamente quando scriveva: «La vita è quello che i tuoi pensieri ne fanno». Considera questo. 2 persone possono vivere esattamente la stessa situazione e avere esperienze completamente diverse. Una vede opportunità, l'altra vede problemi. Una vede lezioni, l'altra vede punizioni. Una cresce, l'altra si sminuisce. Stessa situazione, realtà diverse. Come è possibile? La risposta sta in quello che gli psicologi chiamano pregiudizio di conferma. Il tuo cervello cerca costantemente prove che confermino quello in cui credi già. Se credi che la vita sia difficile, noterai tutte le difficoltà e ignorerai le opportunità. Se credi che le persone siano fondamentalmente buone, noterai la gentilezza e trascurerai la cattiveria. Seneca aveva capito questo principio 2000 anni fa. Non vediamo le cose come sono, le vediamo come siamo. La tua realtà è filtrata attraverso il prisma delle tue convinzioni. Cambia le convinzioni, cambi il filtro, cambi la realtà che percepisci. C'è qualcosa di ancor più potente. Non solo percepisci la realtà attraverso le tue convinzioni, ma le tue convinzioni influenzano anche come agisci. E le tue azioni creano risultati concreti che confermano le tue convinzioni originali. È un ciclo che si autoalimenta. Se credi di non essere bravo a parlare in pubblico, eviterai le occasioni di farlo. Non facendo pratica, rimarrai effettivamente non bravo. Questo confermerà la tua convinzione iniziale, ma se credi di poter diventare un bravo oratore, cercherai opportunità per migliorare. Facendo pratica, migliorerai davvero. E questo confermerà la tua nuova convinzione. Marco Aurelio usava una tecnica potente che chiamava premeditatio malorum, la premeditazione dei mali. Non era pessimismo, era preparazione mentale, immaginava le cose peggiori che potevano succedere e si preparava mentalmente ad affrontarle. Questo gli dava 2 vantaggi. Era pronto se succedevano davvero e spesso la realtà era meno terribile di quello che aveva immaginato. La parte più interessante è questa. Quando ti prepari mentalmente ad affrontare le difficoltà, sviluppi fiducia nella tua capacità di gestirle. E questa fiducia cambia il modo in cui ti muovi nel mondo. Prendi rischi più intelligenti, persegui opportunità più grandi, perché sai che anche se le cose vanno male, saprai come reagire. Epitteto insegnava un concetto rivoluzionario: la distinzione tra quello che puoi controllare e quello che non puoi controllare. Non puoi controllare cosa dicono gli altri di te, ma puoi controllare quanto peso dai alle loro opinioni. Non puoi controllare se piove, ma puoi controllare se porti l'ombrello. Non puoi controllare se ti licenziano, ma puoi controllare come ti prepari per il futuro. Quando focalizzi la tua energia solo su quello che puoi controllare, succede qualcosa di magico. Diventi incredibilmente efficace. Smetti di sprecare tempo ed energia per cose che sono fuori dalla tua influenza e concentri tutto su quello che puoi cambiare davvero. Puoi anche scegliere il significato che dai agli eventi. Un rifiuto può significare «non sono abbastanza bravo» oppure «non era la situazione giusta per me». Un fallimento può significare «dovrei rinunciare» oppure «ho imparato qualcosa di prezioso». Scegli tu il significato e il significato che scegli determina la tua risposta. Per la prossima settimana, ogni sera scrivi 3 eventi della giornata. Per ognuno, scrivi prima il significato negativo che potresti dargli, poi quello positivo. Poi scegli consapevolmente di adottare il significato che ti aiuta a crescere. Noterai come cambia la tua energia e la tua motivazione. Anche i più grandi architetti della realtà devono affrontare momenti di debolezza e tentazione. Nel prossimo capitolo scoprirai il sistema che Marco Aurelio usava per diventare letteralmente inarrestabile di fronte a qualunque sfida. Il sistema per diventare una forza inarrestabile.
quando la tua fede in te stesso diventa incrollabile, quando le tue convinzioni sono allineate con i tuoi obiettivi, quando le tue azioni sono coerenti con i tuoi valori, diventi una forza della natura. Non perché non avrai più problemi, ma perché saprai che puoi risolverli tutti. Non perché non cadrai più, ma perché saprai che ti rialzerai sempre più forte. Marco Aurelio aveva creato quello che oggi chiameremmo un sistema di resilienza totale. Non si affidava alla motivazione, che va e viene come le onde del mare. Si affidava a un sistema di abitudini, principi e pratiche che lo rendevano praticamente inarrestabile. Il primo pilastro del suo sistema erano i suoi principi non negoziabili. Aveva identificato i valori fondamentali che non avrebbe mai compromesso, indipendentemente dalle circostanze: giustizia, saggezza, coraggio, temperanza. Questi erano i suoi punti cardinali. Quando doveva prendere una decisione difficile, si chiedeva: quale scelta è più allineata con i miei principi? Il secondo pilastro era la sua routine mattutina. Ogni giorno iniziava con la meditazione e la scrittura. Rifletteva sui suoi obiettivi, sui suoi valori, sulle sfide che lo aspettavano. Questa routine non era solo un momento di pace, era un momento di preparazione mentale e spirituale per la battaglia quotidiana. Il terzo pilastro era la sua ossessione per l'apprendimento continuo. A 50 anni studiava ancora come se fosse uno studente. Leggeva, rifletteva, discuteva con i filosofi. Sapeva che nel momento in cui smetti di crescere, inizi a morire. Non importa l'età che hai, c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare, sempre un modo per migliorare. Seneca aggiungeva un quarto pilastro fondamentale: la gratitudine quotidiana. Ogni sera rifletteva su almeno 3 cose per cui era grato. Non era sentimentalismo, era strategia mentale. La gratitudine allena il cervello a notare il positivo, invece che concentrarsi solo sui problemi. E quello che noti cresce nella tua esperienza. Ecco il segreto che rende tutto questo sistema così potente: la consistenza. Non faceva queste cose solo quando si sentiva motivato. Le faceva soprattutto quando non ne aveva voglia. Capiva che la disciplina è fare quello che devi fare anche quando non vuoi farlo. Epitteto aveva una frase che dovrebbe essere incisa nella mente di ogni persona che vuole il successo: non spiegare la tua filosofia, incarnala. Non basta sapere quello che è giusto, devi farlo. Non basta credere nei tuoi principi, devi viverli. La differenza tra chi sogna e chi realizza è l'azione consistente. Un quinto pilastro fondamentale era la sua capacità di vedere il quadro generale. Nei momenti di crisi, quando tutto sembrava andare storto, si alzava mentalmente sopra la situazione e la guardava da una prospettiva più ampia. Come guarderò a questo problema fra 10 anni? Cosa importerà davvero tra un secolo? Questa prospettiva gli dava calma e chiarezza anche nelle tempeste più violente. Il sesto pilastro era la sua rete di supporto. Non cercava di fare tutto da solo. Si circondava di persone sagge, di consiglieri fidati, di amici che lo sfidavano a essere migliore. Sapeva che anche l'imperatore più potente del mondo ha bisogno di aiuto, prospettive diverse. Forse il pilastro più importante era la sua fede nel processo. Non si aspettava risultati immediati. Sapeva che la grandezza è il risultato di piccole azioni ripetute per lungo tempo. Come un fiume che scava lentamente una gola nella roccia, la consistenza quotidiana può spostare montagne. Questo sistema non è solo per imperatori romani, è per chiunque voglia smettere di galleggiare nella vita e iniziare a navigare verso una destinazione precisa. È per chi è stanco di dipendere dalla fortuna e vuole creare la propria sorte. È per chi sa che dentro di sé c'è una grandezza che aspetta solo di essere liberata. Nelle prossime 48 ore progetta il tuo sistema personale di resilienza. Identifica i tuoi 3 principi non negoziabili. Crea una routine mattutina di 15 minuti che includa riflessione e pianificazione. Scegli una cosa che imparerai nei prossimi 30 giorni e inizia domani mattina. Non aspettare lunedì, non aspettare il 1° del mese. Inizia domani. Marco Aurelio aveva ragione. Diventi quello in cui credi, ma ora hai qualcosa di più. Hai un sistema per trasformare le convinzioni in realtà. Hai gli strumenti per costruire una vita che rifletta davvero il tuo potenziale.
Hai la mappa per diventare inarrestabile. Il tuo momento è adesso. La tua vita ti sta aspettando. Ma prima deve nascere nella tua mente, deve essere nutrita dalle tue convinzioni, deve essere costruita dalle tue azioni quotidiane. Credi in grande, credi con coraggio, credi contro ogni evidenza contraria e poi trasforma quella fede in azione quotidiana, in disciplina implacabile, in perseveranza senza compromessi, perché alla fine della tua vita, quando guarderai indietro, non ti pentirai dei rischi che hai corso. Ti pentirai di quelli che non hai corso. Non ti pentirai di aver creduto troppo in te stesso. Ti pentirai di aver creduto troppo poco. Marco Aurelio è morto 2000 anni fa, ma le sue parole sono ancora qui. Seneca è diventato polvere, ma i suoi insegnamenti continuano a trasformare vite. Epitteto ha smesso di esistere fisicamente, ma la sua saggezza è immortale. Loro sono diventati quello in cui credevano, eterni. Tu cosa diventerai? Il tuo futuro inizia con la prossima decisione che prendi, con la prossima convinzione che scegli di accettare, con la prossima azione che decidi di compiere. Il tempo non aspetta, la vita non aspetta, i tuoi sogni non aspettano. Inizia oggi, inizia adesso, diventa quello in cui credi. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.